le motivazioni sono forti e io sto vedendo anche oggi, inevitabilmente, ma magari che si parla troppo del derby, ma se ne è parlato fin troppo, adesso bisogna guardare la partita di domani e essere focalizzati su cosa è necessario mettere in campo, anche da parte mia e da parte di tutto l'ambiente. Sicuramente la Juve non ti dà spazio per essere appagato, non ti dà spazio per tenere la testa un po' troppo su o per piacerti, quindi è un avversario scomodo che vorrei affrontare per certi versi sempre poco, però ti stimola, insomma, ti stimola molto, quindi il calciatore credo che debba sapere che è necessario che dia il meglio di sé anche e soprattutto nella preparazione della partita, anche a livello mentale e non soltanto quando inizia la partita stessa. Mi rivedo molto e devo dire che quando allenavo in Catania l'allora direttore Lomonaco mi disse che aveva visto in Serie B un calciatore che mi assomigliava molto e io infatti gli dissi perché lo compri subito e lei mi disse che costava un po' troppo già allora, quindi per il Catania non lo comprò, poi mi sembra che l'abbia comprata al Palermo. Devo ancora valutare oggi, ci sono tante possibilità, insomma, qualcuno sta crescendo fisicamente, qualcun altro è infortunato, quindi per certi versi grosse scelte non ce ne sono, però 14-15 giocatori in grado di poter giocare dall'inizio ci sono assolutamente. Dobbiamo lavorare sulla tenuta mentale nell'arco dei 95 minuti, che è una caratteristica, una qualità, c'è bisogno anche di allenarlo e di avere esperienze. Io ho visto solo un leggero calo di tensione che poi il calcio italiano ti stravolge tutto in poco tempo. Antonio è tra i pochi giocatori della storia del calcio, forse saranno 2 o 3 che gioiscono quasi di più a far segnare gli altri che a segnare se stessi. Io ne ho beneficiato anche alla Roma molto, devo dire, e quindi grandissima generosità, soprattutto in area di rigore poi, che non è poco, ma al di là di questo lui sta crescendo molto fisicamente, sta crescendo molto nella continuità, è motivato e quindi credo che possa migliorare ancora. Ecco. Riguardo al mercato, la società sa quali sono le priorità per provare a migliorare la squadra. Io dico soltanto che la volontà c'è rispetto, ripeto, ai nostri parametri che non posso certo stravolgere io, ma io dico soltanto che chi viene alla Samp deve venire con grandissimo entusiasmo, con grandissimo sorriso e con grandissima convinzione, altrimenti possiamo benissimo farne a meno. L'allenatore vorrebbe vedere o lavora per vedere in campo quello che uno su cui lavora, no? Quello su cui lavora, quindi io devo dire che l'altra sera col Genova, per dire, tornare al derby, anche se non ci vuole tornare, la squadra ha messo in campo tutto ciò su cui avevamo lavorato, al di là del pensiero, della strategia di gara, quindi ha messo in campo e mi auguro che anche domani mettano in campo tutto quello che si prova in allenamento, quasi tutto quello che si prova in allenamento e soprattutto che vada a buon fine come l'altra sera. Ecco.